Ciao, sono Caruso Colzi, il fondatore di Ipnosi Naturale. Ti do il benvenuto in questo nuovo video podcast nel quale parleremo nello specifico di esperienze e come fare delle buone esperienze, o se vuoi, vedendolo da un altro punto di vista, come ottenere sempre il massimo dalle nostre esperienze. Nella crescita personale se ne parla molto, è un tema importante l'esperienza, perché l'esperienza porta consapevolezza. Senza esperienze possiamo capire ma non comprendere. Detto questo, fra parentesi dovremmo dire anche che è un'esperienza il capire di per sé, ma non è il comprendere. Per comprendere dobbiamo attraversare un'esperienza. E come facciamo ad attraversare un'esperienza ottenendo praticamente sempre il meglio da ognuna di esse? Tempo fa stavo lavorando con dei clienti particolarmente interessati a questo aspetto, e quindi per fare prima ho coniato un acronimo che si chiama OPAF e che gli sarebbe servito di lì a poco a ricordarsi quali sono i passaggi necessari per ottenere comunque sempre dei buoni risultati dalle loro esperienze. Ecco, OPAF, come ti ho detto, è un acronimo di 4 lettere, OPAF, e sta per osservazione, programmazione, azione e feedback. Queste 4 fasi sono molto importanti da programmare all'interno delle nostre giornate, all'interno dei nostri programmi, per ottenere buoni risultati o comunque anche per innalzare il livello, la qualità dei nostri risultati attraverso le esperienze. Vediamo uno per uno tutte queste componenti, questi passaggi. E allora abbiamo detto l'acronimo è OPAF. La O di osservazione, ma se vi piace di più anche contemplazione, è quella fase in cui leggermente prima di fare un'esperienza o comunque prendiamo in carico quell'esperienza da fare, ci soffermiamo, contempliamo le cose da fare, constatiamo quali sono le nostre possibilità in relazione all'esperienza che andremo a fare. Questo passaggio è molto importante. Mi rendo conto, lavorando da tanti anni nella crescita personale, che le persone usualmente si buttano all'interno delle esperienze senza invece aspettare un attimo, osservare bene ciò che andranno a fare. È un momento importante, è un momento delicato, è un momento tutto nostro, è un momento di contemplazione. Il secondo punto è il momento della programmazione. Adesso che abbiamo osservato, che abbiamo compreso quali sono le nostre reali possibilità nei confronti dell'esperienza che andremo a fare, ecco, adesso siamo pronti a mettere uno dopo l'altro tutti gli step che andremo ad eseguire, e quindi è importante la fase della programmazione, perché in questo momento ci dedichiamo alle scelte e alle decisioni, quindi a fare scelte e prendere decisioni, dove arricchiamo la nostra motivazione, dove arricchiamo il nostro senso di volontà del farlo, e dove ci facciamo delle domande importanti. Opla, mail su mail tutto il giorno. Allora, la fase di programmazione spesso viene saltata dalle persone che non sono abituate a volere il massimo da ogni esperienza, perché è una fase che ci dicono essere pedante, no? Ma soprattutto perché è una fase dove dobbiamo fare delle scelte e delle decisioni, e quindi significa dover lasciare qualcosa da parte, scegliere e decidere cosa andremo a fare e nient'altro di più. Questa fase è veramente importante soprattutto perché è la fase precedente alla A di azione.
azione. Abbiamo detto OPAF, osservazione e programmazione, e adesso ci occupiamo della azione. Adesso che sappiamo attraverso la nostra osservazione quali sono le possibilità reali nella relazione con l'esperienza che andremo a fare, abbiamo programmato, scelto e deciso quali sono i passi che vogliamo affrontare, adesso non ci resta altro che fare. E qui durante la fase dell'azione è importante essere precisi, continuare a mantenere l'attenzione focalizzata sulle varie azioni, sui vari meccanismi che mettiamo in moto all'interno della nostra esperienza. Quindi essere precisi e non stare troppo a ripensare sui vari passi da fare, perché questo l'abbiamo fatto precedentemente con la programmazione. E qual è allora l'ultimo passo, la F di OPAF? Ecco, l'ultimo passo ha a che fare con i feedback, cioè con chiedere, con il crescere e il migliorare, con il raccogliere tutti quei complimenti, quei consigli, quelle critiche che inevitabilmente ci saranno dopo ogni esperienza, ma che ci rendono davvero capaci di migliorare, di sistemare tutte quelle azioni che magari non abbiamo fatto con precisione, la nostra programmazione che magari non aveva contemplato appunto quelle parti che poi ci vengono messe a disposizione attraverso i feedback e che magari non riuscivamo ad osservare perché ancora la nostra consapevolezza non era poi così tanto sviluppata e quindi sì, pensavamo di aver capito ma ancora non avevamo compreso. E allora dai, facciamo un piccolo riassunto di nuovo per capire come approcciare ogni esperienza per estrarre il massimo da essa. Soffermarsi e osservare, contemplare quello che stiamo per fare, programmarlo, agire con precisione e attenzione focalizzata e dopodiché ascoltare, prendere feedback, notare qual è il risultato reale delle nostre azioni per fare sempre meglio. Questo acronimo è OPAF, O-P-A-F. Bene, spero che queste 4 fasi, prima e durante e dopo le esperienze che andrete a fare, vi aiutino tantissimo ad avere più soddisfazione, a camminare un percorso meno ricco di ostacoli e invece più ricco di risultati. Ricordatevi che ogni piccola azione può essere un'esperienza e se all'inizio pensate che questo metodo in 4 fasi possa essere troppo lungo, il mio consiglio è di sperimentarlo una decina, 15 volte, per poi rendervi conto che in automatico il vostro inconscio comincia ad automatizzarlo, a renderlo naturalizzato e vi renderete conto che le vostre esperienze progressivamente diventeranno molto più succose, molto più ricche di emozioni belle, di risultati e anche di complimenti, di buoni feedback. Quindi non mi resta altro che augurarvi buon lavoro. Anche oggi siamo arrivati in fondo a questo video podcast. Io vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video podcast, mettete un mi piace, commentatemi sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo di queste 4 fasi, se le avete utilizzate, se vi sono sembrate facili oppure se vi hanno dato tanti risultati. Se volete sapere più di me, delle cose che faccio, magari volete un aiuto ad ottenere sempre di più dalla vostra vita, mi potete contattare al mio sito www.carusocolzi.com. E ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, io vi auguro una splendida serata. A presto.